Bentornati amici dell'uncinetto e se siete nuovi, benvenuti. Io sono Rosa Parlato e anche oggi vi mostro un progetto all'uncinetto da realizzare insieme. Il progetto di oggi che andiamo a realizzare insieme è una clutch con la fettuccia Inda licra. Questa fettuccia, come potete vedere, dà veramente molta rigidità ai progetti, quindi per quanto riguarda le clutch è veramente perfetta, anche perché guardate, non dà quell'effetto che spesso insomma voi mi dite che il risultato dopo storce. Questa non lo fa perché è veramente molto compatta. Come potete vedere si chiude bene, abbiamo questo risultato interno, vedete. Io vi faccio vedere tutti i passaggi. Ovviamente io non ho fatto una clutch molto alta perché per il tutorial insomma era comodo farla insomma un po' più piccolina. Ho utilizzato una sola rocca di fettuccia, quindi tenete conto, vi ho lasciato, vedete, la codina che devo ancora nascondere e questo è l'accetto insomma che mi è rimasto di una rocca, quindi tenete conto di questa cosa. Se andate ad ordinare quello che può essere il kit, ovviamente guardate, sembra che non si chiuda ma in effetti è solo perché essendo rigida dovete appiattire meglio i punti, vedete, e quindi la borsetta si chiude benissimo. Ovviamente perché il filato è rigido dovete andare ovviamente a sistemarla, poi man mano che voi la usate ovviamente poi si ammorbidisce il filato e quindi non avete più bisogno di andare sempre a sistemarla. Quindi potete farla anche più alta, quindi se vi piace più alta, ma ovviamente dovete tener conto che bisognerà prendere più fettuccia. Allora vi dico le misure. Io ho una clutch alta, ve la misuro così, 15 centimetri, e abbiamo una larghezza della molla, ovviamente ve la faccio vedere così, di 18, quindi la pochettina va bene così. Abbiamo la larghezza di 30 sottostanti, poi ovviamente io vi dico anche le misure del fondo e tutto nei passaggi. Quindi per questa borsetta, questa clutch, io ho utilizzato, come già vi ho detto, Inda licra di Borgo dei Pazzi. Avete a disposizione o il kit o come sempre avete a disposizione il filato con un codice sconto rosa 5 su www.borgodeipazzi.com. ovviamente lo sconto è valido su tutti i filati, quindi non solo su Inda licra ma su qualsiasi filati voi vogliate acquistare. Quindi adesso passiamo al tutorial. Per la realizzazione del fondo e ovviamente poi della clutch vado ad usare questa fettuccia. Questa fettuccia è veramente molto comoda diciamo nella realizzazione delle clutch ma di qualsiasi borsa, perché rispetto, vedete, alle altre fettucce ovviamente ha sempre lo stesso spessore. È lavorata in modo come se fosse, vedete, un tubolare. E anche se è un pochino dura, ve lo dico già, insomma, quindi non vi aspettate una fettuccia che scivoli insomma in maniera molto facile, ma la bellezza che ha questa fettuccia è che ovviamente si mantiene rigida, quindi quando andate a realizzare specialmente una clutch vi tiene su ovviamente benissimo. Questa fettuccia la trovate sul sito di Borgo dei Pazzi e con il codice rosa 5 avrete uno sconto di 5 euro. Come sempre nel box informazioni ma anche nel primo commento di questo tutorial io vi metto il link se volete provare questa fettuccia. Ovviamente potete realizzare il tutorial con qualsiasi materiale. Clutch 20x9, uncinetto 8 e 12 catenelle che dovranno essere più o meno, vedete, la larghezza della nostra clutch, che è aperta e di circa 18 centimetri. Come potete vedere io calcolo anche un pochino l'estensione, ovviamente vedete in questa maniera qui. La clutch, cioè il fondo, dovrà coprire perfettamente anche la bombatura, quindi dovrà essere la stessa larghezza della nostra molla. Quindi messe su le mie 12 catenelle, giro, guardate, la mia catena, entro nell'asola retro con uncinetto numero 8 e lavoro la maglia bassa. Per chi lavora molto stretto potrebbe essere ideale aumentare l'uncinetto. Nella prossima asola di nuovo carico il filo e lavoro una maglia bassa, prossima maglia carico il filo e lavoro un'altra maglia bassa e man mano, vedete, questo sarà il risultato. Ovviamente guardate, il lavoro va a stendersi, quindi si va leggermente ad allargare ovviamente, e vado a proseguire una maglia bassa in ogni punto.
fino a completare un totale di 11 maglie basse. Completata la seconda riga, guardate già come va ancora più a stendersi la lavorazione, quindi noi dobbiamo tenere conto dell'estensibilità della nostra fettuccia. Una catenella, giro il lavoro e andrò a proseguire in questa maniera qui, vedete, in ogni punto sempre a maglia bassa. Ovviamente potete anche modificare il punto. Io per i tutorial uso la maglia bassa perché ovviamente è più semplice sia per i principianti, ma è anche più veloce per farvi vedere la tecnica. Adesso io vado a proseguire fino ad arrivare ovviamente all'altezza dell'intera molla. Ho realizzato un totale di 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 righe. In centimetri abbiamo 19 centimetri per una larghezza di 16. A questo punto dobbiamo fare un giro di maglie basse tutto intorno, quindi io qui vedete ho l'ultima maglia lavorata, entro nello stesso punto, lavoro la prima maglia bassa e ne lavoro una seconda, quindi negli angoli lavorerò 2 maglie basse per girare il lavoro e su questa, vedete, prima maglia bassa andiamo a mettere un marcapunti perché qui inizieremo la lavorazione e in ogni riga, vedete, corrispondente io non faccio altro che lavorare una maglia bassa. Ecco, guardate, vedete, in ogni riga corrispondente io lavoro una maglia bassa sempre con uncinetto 8 o con l'uncinetto ovviamente più adatto alla vostra manualità. Tenete presente sempre questo fatto. Arriviamo nel primo angolo e anche qui lavoreremo 2 maglie basse. Arriviamo, guardate, sul primo punto che è l'angolo, quindi sulla parte superiore lavoro 2 maglie basse, quindi 1 e 2 maglie basse che sono le maglie per girare, più un'altra maglia che sarà la maglia ovviamente lineare. E ora una maglia bassa in ogni punto e ripeteremo sempre alla stessa maniera. Qui nell'ultimo punto angolare 2 maglie basse più la maglia bassa ovviamente di lavorazione, stessa cosa nell'altro angolo. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo il marcapunti, noi adesso non dobbiamo fare altro che lavorare tutta la borsa senza nessun aumento, quindi una maglia bassa in ogni maglia bassa. Adesso io mi trovo in questa maniera qui, faccio un'altra maglia, vedete, un'altra maglia bassa nello stesso punto, quindi nell'ultima maglia bassa, per aiutarmi, vedete, a girare meglio, tolgo il marcapunti, lavoro la maglia bassa. E adesso noi lavoreremo una maglia bassa su ogni maglia bassa senza nessun aumento. Rimettiamo il marcapunti e ripetiamo una maglia bassa su ogni maglia bassa. Ovviamente potete anche lavorare un punto diverso. Io faccio vedere ovviamente la maglia bassa per la praticità ovviamente del tutorial, però potete anche lavorare con un punto di maglia diverso. Vado a proseguire una maglia bassa su ogni maglia bassa fino al marcapunti. Arrivo, guardate, dove ho il marcapunti, già si vede la borsa salire e la cosa bella di questa fettuccia, vedete che già si nota da subito perché è abbastanza dura, quindi è bella compatta. Vi faccio vedere ancora meglio quando noi prendiamo la chiusura, vedete che è perfetta dell'altezza della lavorazione, perché calcolate che adesso man mano che lavoriamo si solleva ancora di più, quindi la molla non deve essere proprio stretta stretta ai bordi, dobbiamo avere lo stesso perimetro, ma deve andare morbida. Adesso come dovete proseguire? Semplicemente togliamo il marcapunti sempre dove abbiamo messo il segno della riga precedente, lo rimettiamo di nuovo, quindi non vi dimenticate perché altrimenti non vi ricordate dove avete iniziato e dove avete finito, e una maglia bassa in ogni punto. Sicuramente questa lavorazione sarà bella sostenuta, quindi è una fettuccia che vi darà la possibilità anche di non foderare la borsa, perché vedete non si sforma, quindi rimane bello compatto.
Andiamo a proseguire, arriviamo al marcapunti, togliamo il marcapunti maglia bassa e si riprosegue mettendo sempre il marcapunti, non vi dimenticate. Io adesso vado a proseguire e vi dico quante righe e quanti centimetri ho lavorato. Allora, io ho proseguito per un totale di 10 righe in centimetri. Le mie 10 righe sono, allora io conto dalla riga, vedete che va intorno al fondo, quindi ho un'altezza di 14 centimetri. Ovviamente voi potete realizzare una borsa più alta, ok? Io la realizzo così perché volevo utilizzare una sola rocca di fettuccia. Adesso noi dobbiamo andare a fissare il manico. Vi faccio vedere una cosa. Allora, quando io vado ad appoggiare il manico in questa maniera qui, sembra quasi più stretto, cioè più piccolo, scusatemi, ma in realtà è perché la fettuccia è grossa, ma vedete appoggiato è proprio perfetto, vedete, al perimetro della borsa. Quindi voi andate a controllare questa cosa qui, quindi il manico, vedete, non deve sprofondare ma deve appoggiare proprio in questa maniera qui, e così siete tranquille che avete praticamente preso bene la misura. Oppure semplicemente andate a misurare con 1 metro il perimetro del manico e della borsa. Ora fisseremo al centro dei 4 punti il manico, quindi giusto al centro di qua, giusto al centro di là, al centro di qua e al centro di qua. Fatevi aiutare, vedete, dal fondo potete contare le maglie e su quelle centrali andare, vedete, con 1 metro o la mano anche, andare a posizionare. Quindi i 4 angoli precisi, insomma centrali, devono essere fissati benissimo. Poi andiamo a fissare anche quelli che sono i 4 angoli. Più sarete precise in questa lavorazione, più la borsa verrà precisa e ovviamente quando si chiuderà non avrà quell'effetto che storce. Guardate, io ho fissato con dei laccetti, prima al centro, quindi al lato, vedete, alla parte più stretta della molla, ai 2 lati, poi al centro del davanti e del dietro e poi negli angoli. Guardate, anche negli angoli. Qui non ho ovviamente bloccato perché ho il punto, vedete che adesso andiamo a proseguire e andiamo a chiudere a maglia bassa. Ovviamente potete anche cucire, non dovete per forza chiudere a maglia bassa. Io chiudo a maglia bassa perché vi voglio far vedere quanto è più veloce ovviamente questo metodo. Io ne ho fatte tantissime di clutch, tantissimi metodi, quindi andateli a vedere. Per ogni tipo di filato io vado ad adattare ovviamente il metodo per fare la clutch. Adesso io mi aggancio ovviamente all'ultimo punto, vedete io non ho chiuso il punto, tolgo ovviamente il marcapunti perché in questo andrò a lavorare. Ho messo, vedete, la fettuccia all'interno della molla, entro nel primo punto, carico il filo e chiudo a maglia bassa. Qui mettetevi il marcapunti perché vi potete confondere e pensate magari che questo magari è il punto lavorato. Entrate in quello dopo, caricate il filo e chiudete a maglia bassa. Entrate in quello dopo, caricate il filo e chiudete a maglia bassa. E questo è praticamente tutto il lavoro che dovete fare, quindi come potete vedere è molto comodo. Di nuovo entro nel punto dopo, quindi in ogni punto lavoriamo una semplice maglia bassa. Magari aggiustatevi un po' il filato, così se è bello disteso coprirà la molla, vedete bene. Qualcuno mette un po' di raso sulla molla per evitare che magari esca fuori il colore dell'argento, però se stendete bene la fettuccia vi posso dire che non uscirà, insomma non si vede niente, per quanto riguarda ovviamente questa qua. Quindi un po' di pazienza, però il lavoro poi ovviamente viene meglio. Ed ecco qui un altro punto basso, aggiustate nelle manine ed ecco qua. Arrivo dove ho messo queste striscioline che io taglio per fare prima, le togliamo e di nuovo maglia bassa
E quindi andiamo a proseguire fino ad arrivare qui dove abbiamo, vedete, la piastrina piatta. Arrivo, guardate, dove ho la piastrina, tolgo il primo in questa maniera qui, lavoro questa maglia bassa che è precedente a dove io ho tolto praticamente il laccetto. Qui ho, vedete, dove andava il laccetto e qui ho l'altro laccetto. Noi qua togliamo i due laccetti e lavoriamo 2 catenelle, quindi 1 e 2. Salto questi 2 punti, entro, guardate, nel terzo, carico il filo e lavoro la maglia bassa. Quindi sopra questa parte qui, vedete, centrale, noi non dobbiamo passarci, deve rimanere libera. E ora ovviamente andiamo a proseguire, quindi gli altri punti li lavoriamo come abbiamo lavorato ovviamente gli altri punti. Cercate di stendere sempre la fettuccia perché vedete mentre la lavoro si arriccia un pochino, ma vabbè, è normale. E andiamo a proseguire e faremo la stessa cosa ovviamente anche su questa piastrina. Una volta, guardate, che noi abbiamo completato tutta la lavorazione, vi raccomando in queste parti qua, se voi avete una mano che magari è più stretta, quindi che tira troppo, fate 3 catenelle invece di 2, perché è importante che questa parte non venga coperta, altrimenti non si chiude bene. Adesso guardate, io ho qui il punto dove dovrei andare a fare un'altra maglia, vedete, in questo punto qui precedente al marcapunti, ma questa maglia noi la saltiamo. Di tutta la rocca di fettuccia, guardate, mi è rimasto solo questo, quindi io lavoro in maniera media, quindi io non tiro né troppo il lavoro, anzi forse un pochino più morbido lavoro io, quindi voi in base alla vostra manualità tenete conto di questo, ok? Io ho utilizzato una sola rocca, però le cose potrebbero cambiare in base ovviamente alla grandezza della molla, quindi se usate una molla più piccola è chiaro che sicuramente con una rocca ce la fate, ma se usate una molla più grande non vi basta una sola rocca di fettuccia, ma ce ne vogliono 2, in questo caso della mia stessa fettuccia, e anche se lavorate troppo stretto magari occorrerà un po' di fettuccia in più. Tolgo il marcapunti, guardate, io entro, questo è il punto dove ho tolto il marcapunti, entro sul davanti in questa maniera qui e vado, guardate, a ricreare proprio il punto. Entro qui al centro e realizzo, vedete, la maglia in questa maniera. Non c'è scalino, anche se qui non si noterà ovviamente lo scalino, però abbiamo chiuso in maniera perfetta. Ovviamente poi andiamo all'interno del lavoro e andiamo a nascondere, vedete, questa parte qui la possiamo far passare prima sotto, magari qui in questa maniera qui, e poi la andiamo a infilare all'interno del lavoro. Adesso in video vado scomoda, e poi ovviamente questa qui si riesce a saldare anche con l'accendino, però se volete essere più tranquilli potete dare un punto di cucitura o un punto di colla per tessuto. Adesso dobbiamo andare a chiudere la nostra molla, guardate, io la chiudo e come potete vedere si chiude perfettamente. Questa parte qui che a voi sembra aperta in realtà non è aperta, è semplicemente che noi dobbiamo andare a fare in questa maniera qui, vedete, e quindi poi si chiude. Ovviamente io ho realizzato una pochette non molto grande, perché per il tutorial vado molto meglio a realizzarvi cose un pochino più piccole, però ovviamente voi potete farla più alta e quindi sarà più spaziosa, o semplicemente la potete fare con la molla più piccolina, e quindi questa altezza qua ovviamente vi risulterà più alta. La borsetta, come potete vedere, è rigidissima, quindi questa fettuccia aiuta tantissimo per fare delle pochettine rigide. Chi ha difficoltà a far chiudere la molla, quindi non ha dimestichezza, può anche cucire con ago. Per questo tipo di cucitura andate a vedere la borsa fit. Io l'ho realizzata con un altro filato, sempre un pochino più spesso rispetto al cordino da 2 mm, però lì vado a fare la cucitura, quindi se andate a fare la cucitura ovviamente
ovviamente per i principianti è molto più semplice, più che semplice forse è molto più pratica da chiudere, insomma sicuramente non fate errori quando chiudete. Detto questo, io vi ringrazio come sempre di seguire i miei tutorial e vi saluto e vi rimando a uno dei miei prossimi tutorial.